Ciao a tutti amici tichettiani. Buongiorno, bentrovati, ma dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Vediamo se i più attenti hanno già capito. Siamo una città. In una città. Siamo in Inghilterra, come avete visto dallo scorso video. A nord dell'Inghilterra. E questo video inizia proprio da qui, da questa città, che è... Newcastle upon Tyne. Ho già sbagliato la pronuncia. Come si pronuncia? Senza T. Senza T. Ci tengono. Newcastle upon No, Tyne. Newcastle, non si sente la T. Newcastle upon Tyne. Upon Tyne. Newcastle upon Tyne. Siamo, come vi dicevo, al nord dell'Inghilterra. Siamo felici perché è per noi la seconda volta che torniamo, ma questa volta vogliamo fare un tour più immersivo. L'altra volta, diciamo, abbiamo dato un'occhiata a questo famoso fiume che è il Tyne, appunto, perché sarebbe Nuovo Castello, come possiamo Castelnuovo sul Tino. Sul Tino, tradotto in italiano. E questa città è famosa per i suoi numerosi ponti. È la città dove vivono i nostri amici e quindi siamo venuti proprio qui. Abbiamo lasciato Charlie a casa loro e ci siamo mossi in metropolitana perché è più pratica, più agevole. Così siamo liberi da parcheggi e quant'altro. E siamo arrivati da poco proprio qui sotto a questo monumento che è, diciamo, un po' un simbolo della città, ma non solo, perché questa città è famosa anche per la sua buonissima birra, che appunto è la birra questa cosa mi gusta. Che una volta veniva prodotta proprio qui in città, adesso, diciamo, hanno dislocato la produzione in altre sedi. Poi è famosa Newcastle, te che sei un uomo dovresti saperlo, per il calcio, per la squadra di calcio, una famosa squadra di calcio, e sono tutti tifosissimi e anche gli impianti sportivi, soprattutto lo stadio maggiore, promette di essere, insomma, una grande struttura perché proprio c'è tantissima tifoseria. Il centro della città è famoso per il connubio di antichità mista a modernità. Ci sono vecchi castelli, palazzi moderni di vetro come questi alle nostre spalle, quindi veramente una città molto vivace. Edifici storici, tantissimi musei, una città universitaria vivace e brillante, che promette di avere anche una movida notturna molto frequentata, insomma, molto alta. Quindi noi intanto iniziamo il tour da qui. Facciamo un bel giro, vi portiamo con noi e riusciamo a scoprire in questa giornata quello che ci siamo un po' segnati. Oggi abbiamo il tipico clima inglese, quindi con le nuvole che vanno e vengono, a tratti piove, a tratti c'è il sole, ma qui è la prassi. Oggi è una bellissima giornata per gli standard. Diciamo, è fresco il giusto, probabilmente quando vedrete questo video voi in Italia schianterete dal caldo, invece noi comunque abbiamo una temperatura gradevole. Fede è sempre in maglietta, ma lui è tutto l'anno, io comunque una felpina leggera. Considerate che gli abitanti qui sono abituati al clima e quindi per la maggior parte sono vestiti estivi. Siamo comunque in estate. Certo, quindi io, sapete, insomma, temo un po' le temperature più basse, quindi mi sono lasciata la felpina e portate sempre a corredo un impermeabile perché quando siamo usciti prima da Charlie per arrivare alla metropolitana è piovuto e così in un nanosecondo è venuto giù una scarica d'acqua e poi invece ora c'è pieno sole. Pensate solo che il viaggio dall'Italia per venire qui l'abbiamo fatto sempre intorno ai 30-35 gradi, come siamo arrivati in Inghilterra 20 gradi. Sì, esatto, quindi insomma, ecco. Poi ci sono giorni in cui è più alta la temperatura anche qui e altri giorni, come in questi gli ultimi 2 o 3 giorni, che è abbassata un po', anche arrivando sui 15 gradi. Quindi insomma ci sono forti escursioni e cambi repentini. Ci troviamo, come vi dicevamo, in centro, proprio sotto al monumento, viene chiamato così. È anche la fermata della metropolitana che si chiama proprio il monumento. È intitolato a Charles Grey, o come viene denominato il conte Grey. Era un politico, è stato primo ministro del Regno Unito dall'anno 1830 al 1834. Viene ricordato soprattutto per la sua riforma, Reform Act, è una riforma sul sistema elettorale. Ma non fu soltanto un uomo politico, fu un uomo, diciamo così, dalle mille risorse, perché inventò una nuova, diciamo, miscela di tè aromatizzata al bergamotto, famosa, appunto, il nome Grey vi dovrebbe ricordare qualcosa, e commercializzata come Earl Grey. Quindi la famosa etichetta che trovate sulle confezioni di tè Earl Grey è grazie appunto al conte Grey qui alle mie spalle.
Entriamo dentro il Central Arcade, che è un palazzo Liberty, all'interno del quale c'è una bellissima architettura. Bellissimo questo stile Liberty, a noi ci piace un sacco, l'abbiamo trovato, ti ricordi, in altri edifici e questa è una chicca perché è una galleria di negozi un po' interna e magari se non avete questa dritta come abbiamo ricevuto noi dai nostri amici, grazie Giuseppe, è lui che ce l'ha data, magari non passa inosservata, comunque rimane proprio su uno dei corsi principali, quindi se passate di qui veramente molto ben conservato. Abbiamo un negozio di calze, solo calzini, e abbiamo anche quelle di Mr. Bean. Se non siamo in Inghilterra qua, ditemi voi. Da un negozio stile Liberty entriamo nel Granger Market. Ci ricorda un po' i nostri bazar turchi. Nostri, addirittura. A cui siamo tanto affezionati. Ce l'abbiamo anche noi. Vediamo cosa vendono qui, oltre a vestiario e roba da mangiare. Che è un po' il fulcro del mercato, uno dei mercati principali, più storico per l'appunto. E quindi c'è un po' di tutto, ci sono anche dei posti carini e interessanti dove assaggiare delle cose locali. Vendono praticamente di tutto, addirittura abbiamo il panificio francese accanto ai formaggi inglesi, negozi di fiori e gli immancabili gioiellieri e orologiai che si trovano in tutti i bazar. Allora, i formaggi, questo è il cheddar col caffè, le sterline inglesi. E secondo voi dal panettiere non potevamo comprare qualcosa di buono? Bello caldo anche, eh? Secondo voi? Ha ceduto Fede? Provate a indovinare. Guardate che bestia. Cheers. Buon appetito. La salsiccia, ma anche buona. È un wurstel, via. Ecco, chiamala salsiccia. È un wurstel, no. È un wurstel. Come vi ho accennato prima, il mercato è antico, è storico. Infatti troviamo su tutti i negozi queste insegne molto, molto vecchie, molto particolari. Siamo andati a cercare la data ed è stato costruito, pensate un po', nel 1835. Attraversiamo la strada facendo bene attenzione che qui le macchine vanno al contrario. Quindi non bisogna... Cioè, non sottosopra, Sì, sì, nel senso che bisogna stare molto attenti. Alle mie spalle il Royal Theatre, ovvero il teatro, uno dei due famosi teatri qui della città di Newcastle. Talmente famosi da essere menzionati fra gli edifici fra tutta l'Inghilterra di elevato interesse artistico. E ben due sono proprio qui nella città di Newcastle. L'edificio, che è stato inaugurato nel 1837, si affaccia su Grey Street, che è il viale che adesso percorriamo nel senso opposto, partendo dal monumento alle mie spalle. Lungo questa via troviamo un sacco di panchine tutte decorate, piene di stemmi, di loghi e anche tanti palazzi molto interessanti che si affacciano sulla via. Abbiamo letto che proprio questa via, una arteria principale della città, ha vinto per la sua bellezza anche, diciamo, un premio di qualche anno fa, vedendola come la migliore via, la migliore passeggiata fra tutta la lista, diciamo, delle Google Awards. Addirittura. Sì. E questa strada ci porta diretti verso la cattedrale, che è là dietro. Ora la raggiungiamo. Eccoci arrivati alla cattedrale di San Nicola. È uno degli edifici gotici più imponenti della città, anzi direi proprio sicuramente il più imponente, grazie, diciamo, alla sua guglia che si estende proprio nel cielo. Purtroppo c'è il nuvolone grigio e non si vede molto il contrasto con il cielo azzurro. Ed è uno degli esempi più emblematici dell'architettura ecclesiastica del nord-est.
siamo entrati precisi mentre viene giù il diluvio e ne approfittiamo per vedere la cattedrale. La cattedrale ha delle bellissime vetrate e addirittura potete creare la vostra personalizzata. E guardate come è cambiato subito il tempo, è riuscito il sole che spacca le pietre. Cattedrale veramente molto affascinante. Up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights, taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly. I believe to believe is to feel the fire grow within. I believe to believe is to see how the present. Guardate che libro abbiamo trovato. Up in a painted cup, I will paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts shaping a line in the cup of ours. So sweet like a honeybee can buzz around a honey tree. Up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Appena usciti da questa interessantissima biblioteca, molto storica, all'interno ci sono persone che fanno le attività più disparate, chi lavora al computer, chi addirittura gioca a scacchi. È veramente concepita come una zona di relax e di studio. Noi ci siamo imbattuti in un bellissimo libro da fotografi di un famoso paesaggista, un bianco e nerista viene chiamato così, che è Ansel Adams, un fotografo del secolo scorso, americano. Veramente ha creato dei paesaggi incredibili e non usava il digitale, e abbiamo trovato il suo libro in formato big size e ci siamo soffermati a guardarlo. E uscendo dalla porta della biblioteca troviamo questa targa azzurra proprio qui dietro alla mia testa, che è intitolata al signor Sir Joseph Wilson Swan, nato nel 1828 e morto nel 1914. Fu un chimico, un fisico, colui il quale inventò la lampadina ad incandescenza. La prima dimostrazione del suo funzionamento è stata fatta proprio qui in pubblico, pensate, il 3 febbraio del 1879, e una via qui a fianco fu la prima via al mondo ad essere illuminata dalle sue lampadine. Cerchiamo adesso di raggiungere la prossima tappa e passeggiando stiamo affiancando la chiesa cattolica di St. Mary's, mentre si è alzato un vento fortissimo che ci porta via. Stavo ridendo per un aneddoto veloce, perché mentre eravamo pronti io a fare le foto e Fede a iniziare la ripresa della chiesa, praticamente davanti si è fermata la macchina azzurrissima di questo signore e noi ci scappavamo da ridere, abbiamo fatto con gli occhi al cielo così, no? E poi ci siamo spostati, il signore è sceso di macchina, si è messo a ridere e ci ha detto scusatemi, vi ho rovinato l'inquadratura, e io ho detto non ti preoccupare, tranquillo, quindi stavo ridendo con lui. Guardate che bellissimo orologio.
Come potete vedere dalle insegne, siamo arrivati nel quartiere di Chinatown. Vedete queste 3 macine in pietra che sono rimaste a testimonianza di un vecchio sito di una grande industria di questa zona che occupava praticamente tutto questo spazio e era adiacente alla cinta muraria. Una vecchia fabbrica che produceva piombo per la fabbricazione di munizioni e vernici. Ed eccoci finalmente giunti all'ingresso di Chinatown, che si trova proprio di fronte a questi edifici moderni che vedete dietro le cabine telefoniche. Si capisce, vero, che siamo a Chinatown? Si capisce, eh? E a Chinatown non potevamo non trovare le statuette di Bruce Lee e dei famosi dragoni cinesi. C'è anche l'agenzia di viaggi cinese. La maggior parte sono pub e ristoranti, ovviamente cinesi, asporto, takeaway, cose del genere, però ci sono anche cliniche, appunto agenzie di viaggi, negozi proprio locali. Ovviamente qui si è instaurata la maggioranza della popolazione di origine cinese. E anche tanti centri di massaggio. Stowell Street ovviamente è scritta anche con caratteri cinesi. Ci troviamo nel cortile del Blackfriars Restaurant, ovvero appunto il ristorante pluripremiato di Newcastle. È uno storico ristorante dove potete assaggiare piatti tipici locali e non solo, anche la famosissima birra Newcastle Brown Ale, ovvero la birra scura che un tempo veniva prodotta qui in città. Adesso la potete sorseggiare all'interno di questo pub ristorante assaporando vari piatti tipici locali da gustarla insieme al famoso peas pudding, ovvero un pudding, una torta salata a base di piselli. Questo famoso ristorante si trova all'interno di un ex convento di frati del XIII secolo. Oggi è nuvoloso, ma in una bella giornata di sole abbiamo quel bellissimo albero di noce che è veramente gigantesco, che farà un'ombra incredibile sicuramente. Per chi volesse rilassarsi con una bella birra è l'ideale. Purtroppo per oggi il sole ha deciso di abbandonarci definitivamente. Siamo arrivati davanti al castello e alle prigioni che sono una di fronte all'altro dell'antica città di Newcastle. Newcastle perché il signorino castello qua dietro dà il nome alla città e quindi diciamo è l'emblema, è il fulcro. E qui ci sono le prigioni più nere. Ma questa zona l'avevamo vista la scorsa volta. Vi mettiamo qui sopra il video di quando siamo venuti la prima volta in questa città. Andate a vederlo, soprattutto perché eravamo più bellini, più giovani. Bellini non lo so, ma giovani di sicuro. E prima che si metta a diluviare vogliamo tornare sul fiume Tyne, così ve lo mostriamo. Se no che Yupon Tyne infatti. Sul fiume ancora non ve lo abbiamo fatto vedere. Ma non solo, anche i suoi ponti sono famosi, perché Newcastle ha tantissimi ponti. Ben 7 ponti. 7 ponti, ferroviari, pedonali, insomma stradali. Abbiamo trovato questa mappa che fa vedere com'era la zona, il castello centrale che è questo qui a fianco, tutta la cinta muraria
e la connessione con le prigioni che sono là a fianco. La città di Newcastle, come vi accennavo prima, ha preso il nome proprio dal castello. Newcastle significa appunto nuovo castello. Nell'anno 1080 fu costruito proprio sopra le rovine di una fortificazione romana che da tempo era stata abbandonata a se stessa. Nel corso dei successivi secoli il castello è stato riammodernato ed ampliato. Nel periodo del Medioevo è stata una delle roccaforti principali, ha visto numerose battaglie fra l'Inghilterra e la Scozia durante il periodo della guerra civile inglese, quando il castello venne abbandonato. L'edificio è uno fra i più antichi della città e attualmente nelle sue stanze ospita un museo. In perfetto stile British si è rimessa a piovere, però siamo arrivati sul Tyne, che vedete qui alle nostre spalle. Marta si è incappucciata e anche stanca, anch'io sono stanco morto, e infatti stavamo valutando se chiudere qui la giornata, perché comunque di chilometri ne abbiamo fatti, eravamo già a 5 km, non so ora a quanti siamo arrivati. E poi ti ricordo che dalla fermata della metro a Charlie c'è da fare un'altra bella camminata, sì. quindi anche questa è una cosa da valutare. E quindi adesso torniamo alla stazione metropolitana e raggiungiamo nuovamente Charlino. Buongiorno ragazzi! Ma buongiorno a tutti! Siamo nuovamente qui in città e ripartiamo dai ponti sul fiume Tyne. Anche oggi mega giro della città, mega tour, però ci interessava focalizzarci sui ponti perché sono, diciamo, l'emblema della città. Vi abbiamo accennato l'altra volta che i ponti sono 7, almeno qui nel tratto di Fiume Centrale. Qualcuno è solo pedonale, altri sono entrambi pedonali, ferroviari. E adibiti al transito dei veicoli, macchine, pullman, ciarlini. Ciarlinabilini. Possono viaggiarci anche il ciardi. In particolare in questo momento ci troviamo sullo Swing Bridge, che è il famoso ponte girevole, che è uno dei più iconici insieme al Millennium Bridge, che poi vedremo in un secondo momento. È un ponte che è lungo 171 metri e sorge sulle vecchie rovine del ponte medievale. È a livello più basso sul fiume Tyne, perché gli altri due, che praticamente sono uno alla nostra sinistra e l'altro alla nostra destra, sono il Tyne Bridge e il High Level Bridge. Questi due ponti appunto collegano, diciamo, Newcastle con i sobborghi tipo Gateshead a oltre 25 metri di altezza sul livello del fiume, mentre il ponte dove ci troviamo adesso è più basso, motivo per il quale è stato necessario, diciamo, costruirlo con questo meccanismo di rotazione girevole, perché è a circa 4-5 metri sul livello del fiume e ovviamente le imbarcazioni più grandi non potevano attraversarlo sotto. Quindi ingegnosamente è stato creato questo meccanismo, c'è una sorta di rotazione su un perno, su una colonna sottostante a noi, che purtroppo a noi oggi non funziona, quindi non ve lo possiamo far vedere neanche aspettando, perché in questo momento è fuori uso. Abbiamo letto che promettono che dal prossimo anno verrà riparato, questo non lo possiamo sapere. Quindi dicevo, la rotazione fa sì che il ponte, diciamo, si apra e possa far passare le navi più grandi. Qui vediamo l'altro ponte di cui vi accennava Marta e in lontananza ne vediamo poi altri due, anch'essi ad alto livello, ma quelli sono nella parte meno centrale. E ora a piedi lungo fiume ci dirigiamo verso quello che è l'occhio di Newcastle, così viene chiamato, l'icona della città, ovvero questo famoso Millennium Bridge. Questo ponte risale alla fine del 1800, porta diritto all'Hotel Hilton. Vedete, qui c'è anche il passaggio a livello che viene chiuso, o meglio veniva chiuso quando il ponte doveva essere fatto ruotare, e qui vediamo tutta la rotazione dove scorre il ponte. Buds are bursting. Beautiful green.
Quello che vedete alle nostre spalle, ad arco, è il Tyne Bridge, è uno dei ponti più storici, più famosi di Newcastle e è in ristrutturazione al momento. Ricorda, abbiamo letto, esattamente lo stesso ponte che si trova a Sydney. Ovvero l'Harbour Bridge. Magari vi mettiamo sopra una foto, dite voi se non è uguale. Noi l'abbiamo già visto. Siamo andati a vederlo effettivamente dopo aver letto e è proprio identico. Ma prima di arrivare al prossimo ponte non può certo passare inosservato questo edificio alle nostre spalle. Il fagiolone! Il fagiolone ha una forma veramente incredibile. Lo chiamiamo noi, amichevolmente il fagiolone. Cioè, si è sempre dato nell'occhio, perché ovviamente è una struttura moderna, tutta a vetri, e infatti si chiama The Glass House Music Hall, una cosa del genere. Sì, di fatto è un auditorio internazionale di musica dove appunto fanno concerti, quindi probabilmente la forma è propedeutica anche all'acustica, non lo sappiamo, però ovviamente ci vanno le persone che ascoltano i concerti. E non è certo l'acustica dovuta ai fagioli. No, via, dai. Vabbè, è un tema, dai. Cioè, vabbè, fate conto che questo è un taglio. Sì. Qui abbiamo anche il gelataio italiano. Ma sarà veramente italiano? Magari manco lo parla l'italiano. No, ma soprattutto dai gusti che ha, no. Cioè tutti questi gelati colorati, un po' finti, non mi sembra gelato italiano. Ora stiamo percorrendo una delle passeggiate lungo fiume dove si svolge un po' tutta l'attività mondana del popolo della cittadinanza locale. Esatto, insomma, la movida. Della movida. Si chiama questa zona Quayside, è appunto, diciamo, la zona della sponda del fiume dove ci sono tanti locali, tanta gioventù, tanta, sembra una mia nonna, tanta gioventù. Che ci siamo anche noi, che siamo giovani. E quindi è bella animata, insomma. Vediamo anche tanta gente che prende il sole quando si libera il cielo dalle nuvole. Abbiamo vedi? questa passeggiata colorata, un po' di locali. Quayside Garden, infatti si chiama. Esatto. Ed eccoci giunti a quest'altro ponte, L'occhio. che è diventato un'icona di tutta la città. È il Gateshead Millennium Bridge. È un ponte ciclopedonale, è un ponte levatoio. Abbastanza recente, del 2001, e la sua particolarità è che per far passare le barche o le navi si può ribaltare. Pensate un po', quell'arco superiore si abbassa, con i tiranti tira su il ponte stesso, che è tondo, a forma di arco. Lo percepiamo solamente quando si arriva a questo punto, perché da lontano sembra un ponte dritto. Quando si arriva qui si vede tutto il suo arco, che serve appunto per far passare le barche quando si tira su. Ingegnoso quest'ingegnere. Ovviamente non dovete passare su di esso quando questo viene alzato, Ma va? se non volete fare un bel tuffo nel Tyne. Vedete che curva che fa? Sembrava dritto, invece. E lì si vedono anche i perni su cui ruota tutta la struttura. Con i tiranti, ovviamente la parte superiore tira su la parte inferiore. Vi ho fatto prima la battuta che viene definito dai locali l'occhio, ma non è stata una battuta a caso, perché lo chiamano proprio Blinking Bridge, ovvero l'occhio che strizza, perché quando
si apre, ricorda un po' la forma dell'occhio strizzato. Alle mie spalle potete vedere quell'edificio maestoso che altro non è che il Baltic Center of Contemporary Art, ovvero un museo di fatto di arte contemporanea. La scritta Baltic Flower non è a caso, perché l'edificio, o meglio il museo, è sorto al posto di un vecchio mulino. E in cima al Baltic Center c'è anche quella terrazza panoramica da cui si può vedere tutto lo skyline sulla città e sui ponti. Vediamo se possiamo salire, se è aperto. Ci eravamo già stati un po' di anni fa, proviamo a risalirci. Siamo davanti all'ingresso, purtroppo oggi è lunedì ed è chiuso, peccato. Quindi andate a vedere i nostri vecchi video. Ed eccoci qua a tavola a mangiare. Sono l'1:30, avevamo un certo languorino, volevamo fare un pit stop con una banana, un fermino di frutta, poi abbiamo guardato l'orologio e invece no, niente frutta, la frutta più tardi. E ora mangiamo. Baciati dal sole, ragazzi, con il Millennium Bridge alle nostre spalle. Meglio di così. È da tanto tempo che non lo facciamo. Giriamo il pranzo. Guardate che scala. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I've packed my bags and Wow. now I'm gone. Somewhere between the sun and the deep blue sea. Tanned and red, flat out on a beach bed. Working on my fishing skills. Ci stiamo dirigendo verso la stazione della metropolitana. Qui ci sono anche i bagni pubblici e se lo troviamo ci regaliamo anche qualcosina per noi. Qualcosa di fresco, ragazzi, perché siamo nel nord dell'Inghilterra ma oggi fa un caldo incredibile. Un caldo incredibile. Ta-ta! Con questo caldo un gelatino ci sta proprio bene. Eh sì, il Magnum. Magnum, ragazzi, vi rendete conto? Anche qui si trova il Magnum. Alla Tesco, che è un mega super iper supermercato, ipermercato, abbiamo trovato i Magnum e quindi ora Magnum. Magnum. My feet in the sand, green umbrella drink in my Stiamo facendo una bella passeggiata, un po' per smaltire il gelato, ma soprattutto per raggiungere un posto, un'oasi di pace. E per fare ciò, purtroppo dobbiamo attraversare un'arteria della città piena di traffico. Adesso attraversiamo l'incrocio, passiamo la Holy Trinity Church e come vedete dalle piante in fondo facciamo ingresso al parco. Già qui è più silenziosa la situazione. Sì. Wow ragazzi! Quanti chilometri faremo oggi? Vediamo un po', iniziamo a fare un po' di toto scommesse. L'altra volta 10 km. 10. Oggi quanti? Secondo me qualcosa di più, ma non dico niente e ancora non l'abbiamo guardato il parziale. No. Ed eccoci arrivati ragazzi all'ingresso del parco di Jesmond Dean. Quello ufficiale. Quello ufficiale, che è gigantesco. Qui abbiamo anche la mappa. Sì. Noi siamo qui e questa è tutta l'estensione del parco. No, con un fiume nel mezzo che lo attraversa. Guardate che meraviglia! Un po' come avevamo visto anche a Londra, le città inglesi hanno dei parchi ragazzi che sono favolosi.
bello fresco, ventilato, con tante panchine. Quando non la facciamo più ci appanchiniamo. Lo so che è un verbo che non esiste, però Ma secondo me capitemi. ci anche appratiamo. Pur non avendo nemmeno telo, nulla. Ma qui c'hanno dei prati verdi che sono loro dei teli naturali. Esatto. Qui costeggiamo anche un piccolo fiume che poi è il fiume Osborne, e alla fine di questa strada la super chicca. Speriamo. Guardate che ponticino. Ragazzi, siamo quasi arrivati al mulino. Al mulino, la prima chicca è un mulino e la seconda chicca, ve lo diciamo, è la waterfall. C'è anche un campo dove fare picnic. Ragazzi, siamo arrivati, preparatevi a vedere che spettacolo. È grosso. Qui abbiamo il mulino, il vecchio mulino, con tanto di ruota e di qua le cascate. C'è anche qualcuno che tenta il bagno. Peccato l'acqua non è pulitissima e ci hanno gettato un po' di rifiuti. Questo dispiace, come sapete noi siamo sensibili perché il posto è magnifico. Sì. Sia da un lato del ponte che dall'altro ci sono un po' di lattine, plastica purtroppo. Da quest'altro lato è ancora più sporco. Vedete purtroppo cosa lascia l'uomo, ma noi ci concentriamo sulla cascata. Vediamo se si può entrare. Ah, guarda, qui ci sono tutti i locali del mulino. Si vede anche un ingranaggio, la ruota dentata. Purtroppo è un po' sporco il posto. Hanno preso come abbandono rifiuti. Qui c'è un'altra stanza. Qui abbiamo anche vari cartelli illustrativi dove raccontano tutta la storia del vecchio mulino, che risale alla seconda metà del 1700, pensate un po'. Qui possiamo ammirare la grande ruota di legno che faceva muovere tutto il macchinario interno. Grazie. Ci si aggiorna, vai! Facci sapere se arrivi a casa, ciao. Grazie, ciao, a dopo. You sospeso. Colpo di scena, ragazzi, ci hanno appena telefonato i nostri amici che lavorano qui in città, dandoci una bella notizia. Bellissima, guarda. Siccome non avevamo camminato abbastanza, forse dovremo camminare tanto di più. Mamma mia. No, speriamo di no, ragazzi, perché siamo già sconvolti. Praticamente i nostri amici dall'app che hanno relativa ai mezzi di trasporto della metropolitana hanno visto che ci sono dei lavori in corso, quindi il tratto di metropolitana che dalla città arriva verso casa loro, dove è parcheggiato il nostro Charlie, è interrotta. Praticamente la metropolitana della linea si ferma solo qui in centro, più o meno dove siamo noi adesso. Esatto. E quindi non sappiamo se e quando verrà ripristinata, cioè se in giornata. Quindi il nostro amico ha detto che ci sono degli autobus sostitutivi e le prenderà, però normalmente quando succede ciò sono molto congestionati. Ci sono file chilometriche, esatto, lunghissime, quindi noi cosa facciamo? Non facciamo la fila perché abbiamo più tempo, quindi continuiamo il nostro tour della città e andiamo a vedere altre cosettine. Aspettiamo che, siccome è tardo pomeriggio e normalmente gli inglesi adesso escono dagli uffici, dai negozi, da tutti i lavori e vanno verso le abitazioni, diciamo cerchiamo di bypassare un po' l'ora di punta e eventualmente prenderemo l'autobus dopo se proprio la metropolitana non viene ripristinata. Almeno ci facciamo un tour su un pullman, speriamo a 2 piani a questo punto, se proprio dobbiamo prenderlo andiamo al piano di sopra. E i chilometri aumentano.
alle mie spalle vedete i grandi magazzini di Fenwick. Fenwick è un marchio storico di magazzini. Pare che ogni inglese che si rispetti sia venuto a fare acquisti da Fenwick. Sono stati inaugurati, pensate un po', da una famiglia appunto nel 1882. All'interno di questi magazzini troverete di tutto, dall'arredamento, dall'abbigliamento, mobili, anche abbigliamento di alta moda, prodotti di bellezza e tantissimi negozi e anche ristoranti. Come vi dicevo è una tappa, diciamo, obbligata. Le campane mi stanno dando ragione. Purtroppo ci sono le transenne perché stanno ripiastrellando la via principale e in questo momento hanno anche i saldi, quindi se siete qui in zona a Newcastle approfittate dei saldi. Ma noi che siamo dei poveracci andiamo a fare un giro al Primark, vediamo se troviamo qualche bella magliettina economica. Qualche magliettina carina di ricordo della zona o anche non della zona. Sappiamo che al Primark veramente i prezzi sono proprio low cost. Allora, siamo stati al Primark, abbiamo fatto un po' di acquisti, poi vedrete in futuro cosa abbiamo comprato e adesso andiamo a piedi alla fermata dell'autobus perché abbiamo provato a salire di nuovo in metropolitana e ci hanno buttato fuori perché ci hanno detto che è chiusa. Non è proprio così buttato fuori, ma abbiamo chiesto informazioni e praticamente è questo il capolinea. Oltre non si può andare nella nostra direzione, nell'altra direzione invece funziona. Quindi niente da fare, ovviamente loro abitano molto fuori della città e non è il caso di andare a piedi. Anche perché sono 40 minuti di autobus, a piedi saranno 40 giorni. Visto che insomma dopo vi diremo i chilometri, il conteggio, siamo già fusi e quindi niente, insomma prendiamo questo numero di autobus che dovrebbe sempre col condizionale arrivare lì in zona. Ecco laggiù il nostro autobus, come vedete è preso d'assalto, quindi sicuramente dovremo attendere la corsa successiva. Qui passiamo e infatti tanta gente è rimasta fuori, quindi ora ci mettiamo in coda, speriamo di tornare a casa, se no dovremo dormire qui in città, ragazzi. Ci sono 7 ponti e andremo a dormire sotto un ponte. No, io ho le gambe a pezzi, non ce la faccio. Questa, ragazzi, è la fila, ci mettiamo qui accodati e aspettiamo il prossimo autobus. Stiamo aspettando l'autobus e tra l'altro abbiamo anche la premiere tra poco, quindi stasera premiere in diretta dall'autobus. Se la ride anche il gabbiano, sì, ci prende per i fondelli. Voi non ve ne accorgerete di questa cosa, ma vi assicuriamo che è proprio così, perché oggi è lunedì e lunedì sera c'è la premiere dei tickets. Alle 21 vostre. Qui non l'abbiamo detto, forse l'abbiamo detto, sono le 20 da noi. Guardate che fila che abbiamo dietro, ragazzi. Eccolo, sta arrivando dopo mezz'ora e coda di fila. Andiamo su. Vai. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo saliti dopo 40 minuti di fila circa. Siamo sul pullman a 2 piani e ovviamente siamo saliti al piano di sopra per vedere meglio il panorama. Ora fra qualche minuto partiamo e dovremmo arrivare vicino a dove è Charlie. Tra l'altro l'autobus arriva ancora più vicino, la metropolitana dovevamo fare un tratto a piedi più lungo, quindi siamo stanchissimi e va bene così. Poi cena, doccia e a nanna. Intanto rispondo ai vostri messaggi in chat. Fede intanto è impegnato con la premiere, quindi mi raccomando lasciate per favore tanti like, tanti commenti, così ci supportate e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Noi chiudiamo qua, credo, vi faremo vedere qualche ripresa lungo il percorso e poi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Grazie di averci seguiti. Ciao. Ciao.
arrivati da Charlie. Comunque sono 14 km.